ogni giorno spero che stasera antica ritrovi slancio, forza e voglia di volare, sempre qui in alto di sta miseria, che tanti figli soffre ancora come a mia. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Etna. Oggi siamo il 27 di marzo del 2023. Questo è il momento migliore per andare a fare il trapianto delle piantine che sono nate da semi, delle piantine di olivo. Ora la pianta piano piano sta entrando in vegetazione, come potete vedere già sono qua tutti pieni. Devo fare per forza questo trapianto e metterli in questi vasi. Piano, mano a mano che crescevano ancora, ho fatto un altro aggiornamento. Quest'anno ho fatto un aggiornamento che era il 19 di gennaio, dopo un anno dalla nascita ho fatto un aggiornamento, ho caricato un video che ancora crescevano le piantine. Guardate, ne ho tolti abbastanza, guardate quando ne ho presi. Guardate, queste sono tutte le piantine che io ho preso di qua mano a mano che crescevano, piano piano, perché qua allora si riempiva piano piano. State vedendo? Guardate, queste sono tutte le piantine di olivo che io piano piano ho tolto di qua mano a mano che spuntavano. Vedete, ancora sempre ne cresce, purtroppo là è pieno e non so dove metterli, e ora andrò a fare il trapianto, le vado a togliere di qua e nel frattempo vi faccio vedere anche come si va a formare diciamo un alberello, chiamiamo, nato da semi piano piano. Va bene, detto questo, perciò dopo un anno e 2 mesi abbondanti dalla nascita sto andando a fare il trapianto, che la pianta piano piano sta entrando in vegetazione. Questo è il momento migliore, state vedendo che stanno facendo già le foglioline piccolini. Questo è il momento migliore per andare a fare il trapianto. Ora non ci resta che piano piano fare così. State vedendo? E già la pianta è uscita. State vedendo quante radici ci sono. Questa è l'epa, ora la togliamo. Ora andiamo a separare piano piano tutti, senza rompere le radici, andiamo a separare piano piano. Ci sono le radici che camminano e lungo il vaso, ovviamente dopo un anno. Io non l'ho fatto prima il trapianto perché volevo aspettare la primavera. Ancora ci sono i lombrichi, state vedendo, c'è l'apparato radicale. Guardate, qua c'è il nocciolo, state vedendo il nocciolo, state vedendo così, che bella piantina di olivo. Ora ovviamente questo si chiama in siciliano agliastro, l'olivo selvatico, no? Ancora qua c'è un'altra piantina che sta crescendo, guardate, di olivo. Ora questa poi la vado a mettere, state vedendo ancora quando ne crescono. La vado a mettere per ora qua. Agliastro, voi dovete pensare che per fare un litro di olio, che l'olio santo che una volta lo facevano per battezzare, ci voleva dai 15 ai 20 kg di olive per fare un litro di olio di olivo selvatico. Ovviamente oggi, quando andiamo a fare l'olio oggi, va da 4 a 6 kg per fare un litro. Bisogna vedere la resa. State vedendo qua ancora un'altra pentina, devo mettere qua, per ora le mettiamo qua. Ora prendiamo tutte le piantine che stanno crescendo, queste piccoline le vado a mettere qua. Quando è lunga questa radice, guardate. Ora questa qua noi la andiamo a tagliare, che ora vi farò vedere così. Qua c'è un'altra piccolina, qua c'è un'altra piantina, state vedendo? Piano piano. Qua c'è un'altra piantina di olivo, state vedendo che c'è qua. Un'altra piantina.
Così se qualcuno vuole fare il trapianto, questo è il momento migliore per piantare il trapianto. Qua c'è una trapiantina, la mettiamo qua. Va bene, ora poi ci do un'altra occhiata. Ora questi più grandi io li vado a mettere in questi vasi. State vedendo? Utilizzo della tela del mio orto, diciamo, compost. Andiamo a pensare, ovviamente è concimata, e andiamo a mettere qua. Ora poi la alziamo un pochettino, e così. Ovviamente ora la piantina la dobbiamo lasciare all'ombra, così piano piano si riprende. Andiamo a alzare un pochettino e andiamo a pressare così con le dita. State vedendo? Se voi avete già o volete che la mettete in un posto dove vuole che cresce, la potete mettere già direttamente. L'importante è che la copriamo un pochettino, e questa la mettiamo qua. Ora facciamo un'altra, questa qua. Anzi, prendo un vaso un pochettino più grande, vediamo questo qua. Andiamo a mettere così, alziamo un pochettino, in modo che le radici si mettono un pochettino dritti, e già la piantina, se noi possiamo mettere qualche tutore, lo mettiamo. Diamo un pochettino di acqua. Questi piccolini li vado a mettere qua. Questi piccolini li vado a mettere in questo vaso. State vedendo? L'importante è che noi ora poi andiamo a buttare l'acqua e le mettiamo all'ombra per ora, come quando andiamo a fare un trapianto di qualsiasi pianta, lo dobbiamo mettere per 2 o 3 giorni all'ombra, così che si riprende piano piano. Va bene, ora andiamo a buttare l'acqua, andiamo a buttare un pochettino di acqua. Queste le mettiamo un pochettino all'ombra per ora, che ora andrò a fare anche, vi sto facendo vedere come si fa il trapianto, e nel frattempo vi faccio vedere anche come si forma un abrello, diciamo. Vedete, questi qua, per ora questa è piccolina. Ovviamente tutte le foglie ora noi le dobbiamo tagliare, tutte le foglie, state vedendo? Dobbiamo tagliare, se ci sono cemolli, se ci sono cemolli le dobbiamo tagliare, come queste qua, vedete, questo lo dobbiamo tagliare perché noi ci interessa che si forma il fusto. Poi lasciamo anche questi qua per ora, questi qua che ci sono qua. Questa la telecamera un pochettino più alta, così potete vedere anche qua. Vedete, voi dobbiamo tagliare tutti questi qua basali, tutte le foglie, così. In modo che noi ci interessa che la pianta si crea il fusto fra 1 anno, 2 anni, 3 anni, e piano piano sempre noi tagliamo. Questo vale per tutte le piante, Oggi c'è un pochettino, si è buttato un po' di vento, sembra apposta ogni volta. Spero che si sente la telecamera, sta tenendo fino a qui sopra, e lasciamo all'incirca solamente questi qua per ora. Queste le tagliamo perché sono troppo basse ancora, e tagliamo tutte le foglie così. E lasciamo solamente la punta, state vedendo la punta così. Poi di qua ora emetterà altri rami laterali, che poi noi vediamo quando si alza, e poi in primavera facciamo la potatura. E uno. Facciamo questa qua, guardate questa qua come è cresciuta. Allora, a noi non ci interessa questa qua, ci interessa che la pianta si alza. Se volete fare un bonsai, questo è ottimo, casomai cocciate e fate un bonsai. Però io bonsai per ora non li devo fare, perché il bonsai viene bene con una mancotta, no? Che è più cresciuta. E andiamo a tagliare questi rami laterali, state vedendo? Così. Così a noi ci interessa, non mi spavendate, non succede niente, e lasciamo questo qua centrale, state vedendo? Questo lo tagliamo e questo lo tagliamo. Andiamo a togliere tutte le foglie. Così ora la pianta, questo lo togliamo anche, vedendo?
Man mano che cresce qualche foglia la dobbiamo togliere, lasciamo per ora solamente il stelo, questo qua. Poi fra un anno, 2 anni, poi cerchiamo, faremo diciamo una formazione di cui io ho un video che ho fatto di recente, sia dalla semina di Zalea o Magotto. Faccio vedere come vado a formare a vaso le piante. Va bene, allora questi sono il trapianto delle piantine di olivo che ho fatto, olivo selvatico, che avevo fatto un anno abbondante, un anno fa. Come potete vedere ancora crescono. Il metodo c'ho il video sul mio canale se lo volete vedere. Questo qua ho fatto vedere il trapianto, che è il momento migliore ora che la pianta sta entrando in vegetazione, e così piano piano noi dobbiamo creare questo, diciamo, questo tronco, chiamiamolo tronco, questo fusto che poi si formerà a tronco in futuro, che abbiamo la pianta. Poi se voi lo volete mettere già direttamente dove volete che cresce, lo potete fare. Poi se decidete che lo potete innestare anche direttamente là. Però io le faccio crescere qua, poi non lo so se vado a innestare, perché l'olivo selvatico è anche una bellissima pianta. Gli olivi li fa per me, solo li fa più piccolini. Questo però non si sa, da seme c'è la ricombinazione genetica, non si sa se può venire anche un olivo buono, antico. Questo non si sa, se noi non le seminiamo e non vediamo i risultati non lo possiamo mai sapere. Va bene, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ho fatto vedere, ho fatto la semina, sono cresciuti, un altro ragionamento dopo un anno, troverete tutti i video sul mio canale, e ora ho fatto il trapianto. Sto facendo vedere come si va a formare, diciamo, in futuro una pianta di fusto, che poi quando sarà il momento si va a capitozzare e si lasciano le branchie principali, ma questo all'incirca 80-90 cm di altezza. Quando il fusto arriva a 80-90 cm di altezza possiamo capitozzare e lasciare solamente, se ci sono branchie principali, quelle che sono, e le lasciamo, che poi si formerà in futuro, si formerà una pianta di olivo. Però questo passa anche 8-10 anni, questo non si sa. Insomma, dobbiamo fare esperimenti. Se voi non lo fate non potete vedere mai i risultati. Allora, vi sto facendo vedere anche dove li ho messi. Mi piace fare vedere tutto il lavoro dall'inizio alla fine. Me le persone, guardate, sono all'ombra, qua il sole non ci batte per ora, forse ci arriva un pochettino, ma una cosa leggera, solamente la luce. E guardate, già questa qua è stata formata, qualcuno l'ho capitozzata. Sto vedendo come questa qua, perché voglio fare, diciamo, un bonsai. Certo, ovviamente da seme ci vuole diversi anni per fare crescere, però la magotta anticipa la pianta, va, è più grande, per questo motivo si fanno le magotte. Però io la sto facendo da seme. Ora poi la faccio crescere qua quest'anno, l'anno che viene, e nel frattempo emetterà dei rami, i rami secondari. State vedendo, qua ho lasciato uno qua e uno qua che sta crescendo. Guardate, ho lasciato uno qua e uno qua che sta crescendo, che poi sicuramente emetterà qualche altro germoglio ora che è stata capitozzata, e poi piano piano la formerò a bonsai. E queste qua sono tutte le piantine che io ho fatto il trapianto. Qualcuno è più piccolino, l'ho messa là con quei contenitori che avete visto poco fa. State vedendo? Va bene, allora io concludo il video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video sarete aggiornati. Un abbraccio a tutti da Giovanni, il giardino ai piedi dell'Etna. Ci vediamo al prossimo video, ciao!